Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Eccoci qui con un nuovo video sulla Costa Smeralda questa volta. Quest'anno, dopo tante crociere, abbiamo deciso di salire sulla Costa Smeralda per fare un giro in Italia, ma vediamo assieme com'è la nave. Se avete domande o altro, chiedete nei commenti. Come avete visto nei titoli, è un video girato nel 2023 e un video dedicato sia a chi fa la sua prima crociera e chi è già cliente da anni. Partiamo dal check-in da Savona, ragazzi. Bene, allora se è la prima volta che venite a Savona vi consiglio sicuramente di fare un giro. Non è distante da Genova, perché comunque ci troviamo a 55 km da Genova e 170 da Milano. All'ingresso della nave trovate un bellissimo parcheggio della Costa Crociera dove potete lasciare in tranquillità la vostra macchina. Come accennato prima, allora se scendete dalla nave il primo giorno che salite vi consiglio di fare due passi, perché appena sotto la nave trovate un bellissimo trenino che potete prendere in autonomia. Ai primi mesi di marzo costava circa 8 euro a testa, vi fa fare un bellissimo giro della città, oppure a piedi potete proseguire sempre scendendo dalla nave. Scendete, girate a destra, 200 metri dritto a voi ci sono la zona del piccolo porto, molo, ristoranti e negozietti, e dietro c'è una bellissima fortezza da visitare. Se avete prenotato una delle prime crociere della primavera, già da marzo qua siamo scesi soltanto con un golf. Si stava veramente bene in Liguria, il clima è sempre temperato e guardate qua la Costa Smeralda che abbiamo sullo sfondo. Come vi ho accennato prima, se scendete dalla nave in autonomia avanti 200 metri di fronte a voi troverete, la vedete, una bellissima fortezza. Ingresso gratuito, salite, è un giro panoramico che potete fare in 15-20 minuti da soli, ne vale veramente la pena. Salite fino al terzo piano, così vedete uno splendido panorama e il mare. Allora, in questo video non ci soffermeremo molto sulle escursioni, se avete domande chiedete. Come vedete, bei panorami, piccole parti, non vi voglio rovinare la gita, vi farò vedere solo alcune parti, magari concentriamoci un pochino sulla Costa Smeralda. Mi raccomando, come dico sempre, registratevi al canale e lasciate un bel like, ragazzi, vuol dire che il video che sto facendo vi può piacere, mi raccomando. Ma come promesso torniamo sulla nostra Costa Smeralda, pronti a partire, andiamo a vedere com'è questa Costa Smeralda. C'è chi è contento, chi un po' meno, tireremo le nostre conclusioni alla fine del video. Come vi accennavo prima, a marzo c'è già un clima meraviglioso in Liguria, si può già mangiare fuori, qui siamo all'8° piano. Questa è una parte di passeggiata, vediamo dei turisti che stanno passeggiando anche loro insieme a noi sulla nave. E spettacolo questo ponte in legno che gira sulla prua della nave con queste vetrate, guardate, è veramente bello. Giornata bella, appena sali fai uno spuntino, che sia un pranzo o una merenda, e inizi a gustarti la nave. Se vi state chiedendo com'è dentro, ecco, entriamo subito. Abbiamo il Fresco Baldi, uno dei tanti bar che consiglio, veramente carino. Sulla destra abbiamo questa bellissima piazza con questo schermo enorme panoramico che proietta sempre delle bellissime foto. Come vedete, nave nuova, arredamenti moderni e sicuramente curati. Sulla destra abbiamo anche una zona con la gelateria, questa non è compresa nel prezzo, ve lo dico subito, ma se volete un gelato è il posto giusto dove gustarlo. Chiaramente, come vi accennavo, la nave è nuova, offre dei bellissimi corridoi in marmo curati sotto tanti aspetti. Sulla sinistra, come vedete fuori, c'è questa bellissima zona all'aperto con tanti tavolini, aree di ristoro anche per fumatori, e vediamo un pochino com'è camminando assieme. Allora, arriviamo nella zona dove c'è la pizzeria Il Pumirò. Io mi sono fermato a mangiare, devo dire che non è niente male per essere sulla nave. E se siete già clienti Costa Club, magari Silver, vi trovate il buono per mangiare la pizza
in camera gratis per 2 persone o comunque per gli occupanti della cabina. Si cammina e si arriva chiaramente in uno dei tanti bar dove ci siamo fermati più volte a bere il caffè. Qui l'espresso è buono, l'espresso all'italiana. Ma proseguiamo nel nostro giro. Guardate qui una delle parti molto innovative, molto belle, lo chiamano Teatro Colosseo. Qui adesso siamo di giorno, quindi c'è soltanto un DJ che ci mette della splendida musica. Noi siamo all'ottavo piano, dall'ottavo piano vedete giù fino al sesto, guardate che bello, ci sono degli schermi che proiettano vari effetti durante gli spettacoli della sera. Qua sicuramente 10 punti, brava Costa Crociere. La nave è davvero grande, ma ci sono tanti posti dove sedersi, anche zone fumatori, dove chi ha già fatto qualche crociera o se è la prima volta ti puoi sedere in questi comodissimi divanetti e guardare il mare attraverso queste splendide vetrate, e quando arriva il tramonto è veramente uno spettacolo. Ami il mare, devi venire sicuramente a fare una crociera nel Mediterraneo o in Europa o in America. Guardate che meraviglia, colori unici che solo chi fa una crociera può capire e apprezzare. E ripeto, se non l'hai mai fatta, pensaci. Oltre ai ristoranti convenzionati che avete nel vostro pacchetto inclusi nel prezzo, ci sono anche dei ristoranti tematici a pagamento, tipo quello del sushi, quello della cucina acrobatica, tanti bar, palestra, zone relax, gelateria. Veramente ci sono tantissime attività da fare sulla nave, se non altro che all'ultimo piano troverete delle piscine fantastiche con degli scivoli meravigliosi che vediamo magari nel prossimo video. Ed eccoci finalmente in uno dei tanti posti che spesso andrete, la zona buffet. Purtroppo, dico purtroppo, ma devo anche sottolinearlo, è l'unica zona buffet della nave, quindi ci troverete sempre tanta confusione. Se vogliamo trovare un punto negativo che Costa Crociere dovrà secondo me migliorare per i clienti storici, è la zona buffet, perché è grossa, veramente sdoppiata su tutta la nave, su 2 lati, ma oltre a questi bellissimi dolci, tanti spuntini di tutti i tipi o pranzi succulenti senza limiti di quantità, c'è veramente troppa gente. Perché? Perché la nave è enorme, ragazzi, porta dalle 3.000 a 6.000 persone, quindi grande qualità del mangiare, non si discute, ma troppa gente ai buffet. Chi ha già fatto tante crociere ed è già cliente Costa Club e quindi ha avuto possibilità di sedere anche sulle altre navi, questo è purtroppo un punto negativo. Ma torniamo alle cose belle. La nave 17 piani, troverete veramente di tutto, ognuno ha il suo ristorante assegnato. Vuol dire che alla sera potete scegliere, per chi è la prima volta che va sulla nave con la Costa Crociere, 2 turni, o dalle 7 in poi o dalle 9 di sera in poi. Quindi quando prenotate scegliete a che ora volete cenare. Questa è solo la zona buffet. Nei ristoranti chiaramente vi potete sedere, avete il cameriere che vi versa anche il vino. Chiaramente, come su tutte le navi, non manca zona relax, piscina interna e esterna con diverse vasche idromassaggio, una bellissima animazione per tutte le età, sia per bimbi che per grandi. Al ponte 17 in cima alla nave c'è una bellissima passeggiata panoramica dove potete sia passeggiare sia fare jogging, ginnastica, prendere il sole. Veramente ci sono tantissimi posti, perché la nave è veramente grossa e lunga, 350 metri, 17 piani, 17, avete capito bene, quindi di spazio ce n'è veramente tanto. E qua alla sera fanno tanti spettacoli, c'è anche una zona arcade videogiochi con un vecchio flipper Star Wars in perfetto ordine e qualche gioco per i bimbi. In ultimo
Sui piani non manca la discoteca, la palestra veramente accessoriata e grossa con tantissimi attrezzi di tutti i tipi e in ultimo una zona sauna meravigliosa con tantissimi servizi per tutti i gusti. Mediamente dalle 7 di sera in poi ci sono 2 spettacoli diversi al teatro, qua veramente c'è da dire 10 punti. Sono migliorati negli anni e sono sempre attuali e belli, anche come effetti luce, coreografie, tutto quanto può regalarvi un paio d'ore spensierate prima o dopo cena, o le volete vedere 2, tanto entrate quando volete, è tutto compreso sulla nave, come fanno sulla pubblicità. Non sono pagato da questa crociera, sia ben chiaro, sono solo un cliente. Quindi abbiamo visto un po' tutto quando si parte da Savona, cosa succede sulla nave, come fuori, come sono i ponti. Non posso farvi vedere tutto, o se volete vedere altro mi raccomando ragazzi, lasciate un commento e ripeto, iscrivetevi al canale. Spero vi sia piaciuto il video, se avete altre cose da chiedere chiedete, ve l'ho già detto più volte, siamo qua apposta e spero a presto di caricarvi la seconda puntata, così vi faccio vedere anche qualche escursione. Ciao a tutti da Andrea.